Ciao ragazzi, oggi siamo in compagnia di tre dispositivi sulla fascia medio-bassa di prezzo: Poco M6 Pro, Poco X6 e Poco X6 Pro. Si tratta di tre dispositivi annunciati da Xiaomi verso gennaio 2024. Essi hanno molte caratteristiche in comune ma anche tante differenze, quindi in questo video cerchiamo un po' di scoprire queste differenze e cerchiamo anche di capire quale può essere il dispositivo più adatto a voi. Parto con l'analizzare un po' quella che è la dotazione che vi verrà fornita con questo dispositivo. Queste sono le scatole, al cui interno troverete anche delle splendide cover. Devo dire che sono migliorate come qualità rispetto alle cover che si trovavano normalmente, quelle trasparenti, perché non solo permettono di avere ad esempio una protezione in più per le fotocamere, ma anche a livello di qualità devo dire che sono realizzate molto bene. Inoltre, all'interno della confezione per tutti e tre i modelli troviamo un alimentatore da ben 67 watt che permette di ricaricare questi dispositivi ad altissima velocità. Ogni dispositivo arriverà con una pellicola preapplicata sullo schermo, tra l'altro molto oleofobica, quindi davvero anche questa di alta qualità, e insomma abbiamo un pacchetto completo che vi permetterà di utilizzare sin da subito il vostro dispositivo. Cerchiamo adesso di valutare un po' quelle che sono le differenze estetiche. Possiamo vedere sin da subito che si tratta di dispositivi praticamente identici dal punto di vista delle dimensioni. Hanno infatti tutti e tre un display da 6,67 pollici e pesi comparabili. Parliamo infatti di 179 grammi, 181 grammi e 186 grammi, che per dei dispositivi comunque con display generosi sono degli ottimi pesi. Considerate infatti che comunque sono realizzati interamente in policarbonato. Per questo Poco M6 Pro abbiamo questo bordo laterale piatto ma stondato sulla parte esterna, che ho apprezzato davvero tanto. Infatti di tutti e tre i dispositivi quello che esteticamente mi è piaciuto di più è proprio il più economico. Per il Poco X6 abbiamo sempre un bordo piatto con degli angoli più vivi, e infine per questo X6 Pro abbiamo un bordo con una stondatura finale e comunque una parte, un frame plastico laterale sempre piatto. Paradossalmente dei tre dispositivi quello più cheap, quello che sembra più economica, è proprio questo X6 Pro. Probabilmente sarà per la forma delle fotocamere, che tra l'altro sono identiche per tutti e tre i dispositivi, ma appunto esteticamente è quello che ho apprezzato meno, sebbene di tutti sia probabilmente il più comodo, proprio perché appunto con questi bordi stondati è più facile da tenere in mano. Andiamo a girare i dispositivi e parliamo dei metodi di sblocco. Tutti e tre sono infatti dotati di sensore di impronte sotto al display, che è comunque un'ottima caratteristica se consideriamo il prezzo di vendita a cui vengono proposti, soprattutto sui 200-250 euro di questo Poco M6 Pro. E ci ritroviamo quindi con questi tre ottimi display. Ragazzi, davvero dal punto di vista dei display nel 2024 sono stati fatti dei passi avanti davvero importanti. Parliamo per il Poco M6 Pro di un'unità da 6,67 pollici con risoluzione Full HD e un refresh rate da 120 Hz con una luminosità massima di 1000 nit e 1300 nit come picco. Invece per Poco X6 e Poco X6 Pro troviamo sempre un'unità da 6,67 pollici, ma in questo caso la risoluzione è leggermente superiore al Full HD, quindi abbiamo un 1220 x 2712 pixel, quindi con una densità di pixel più elevata, e devo dire che comunque una leggera differenza rispetto all'M6 Pro si nota, anche a livello di colori, di piacevolezza di utilizzo. Infatti su questi dispositivi abbiamo innanzitutto 68 miliardi di colori, sempre 120 Hz, HDR10+, e anche 1800 nit di picco, quindi davvero una specifica tecnica di tutto rispetto.
Per quanto riguarda invece il software, andiamo subito a vedere quelle che sono le specifiche di questi dispositivi e ci accorgiamo subito delle differenze. Infatti, se Poco M6 e Poco X6 arrivano con la MIUI 14 preinstallata e tra l'altro con ancora Android 13, quindi diciamo una nota dolente da questo punto di vista, Poco X6 Pro è probabilmente il primo dispositivo lanciato sul mercato internazionale di Xiaomi con il nuovo sistema operativo Xiaomi HyperOS, basato su Android 14, che va a limare e migliorare un po' l'esperienza quotidiana dell'utilizzo del dispositivo con nuove grafiche, nuove animazioni e nuove funzioni. Per quanto riguarda il comparto di memoria, vediamo che tutti e tre i dispositivi hanno in questo caso tantissima memoria, 512 GB di spazio, quindi ottimo anche il fatto che su modelli più economici come l'M6 Pro sia comunque presente questo taglio di memoria, insieme a ben 12 GB di RAM. Quindi davvero un ottimo comparto. Per quanto riguarda l'aggiornamento sicurezza, siamo fermi a gennaio 2024. Quindi andiamo un po' ad analizzare quelle che sono altre differenze del sistema operativo. Ripeto, Android 13, Android 14, MIUI 14, HyperOS. Fondamentalmente la navigazione, il launcher sono comparabili, sono molto simili. Le differenze della HyperOS si vedono in una cura migliore di alcuni dettagli o in nuove animazioni. Per esempio, se andiamo a confrontare il centro di controllo, notiamo in realtà tre situazioni diverse. Perché? I telefoni Xiaomi di fascia bassa vengono in qualche modo castrati o penalizzati per quanto riguarda alcuni aspetti dell'interfaccia. Infatti l'M6 Pro, a differenza dell'X6 Pro, nonostante hanno lo stesso sistema operativo, non ha tutti quegli effetti di trasparenza presenti all'interno dell'interfaccia, e in realtà non avrebbe neanche le animazioni nell'apertura delle applicazioni, animazioni che appunto sono riuscito a introdurre installando un launcher, un Poco Launcher aggiornato, che almeno da questo punto di vista mi permette di sfruttare questo splendido display e i 120 Hz. Ma ripeto, se a livello di funzionalità la Mi 14 è identica, a livello di estetica i dispositivi diciamo meno performanti vengono appunto castrati da questo punto di vista. Per quanto riguarda invece la Xiaomi HyperOS, vediamo sin da subito che abbiamo un'interfaccia un po' più semplice. Infatti nella schermata principale di notifica notiamo come ad esempio le informazioni relative alla barra di stato nell'HyperOS vengono eliminate, così come abbiamo un leggero redesign di tutta la zona dei Quick Toggles, con delle animazioncine più curate e sicuramente in generale più cura nei dettagli. Ad esempio vi faccio vedere l'animazione nel momento in cui vado a attivare la modalità non disturbare o la vado appunto a disattivare. Quindi questo pop-up molto ben animato, a differenza di quella che è appunto l'animazione nella Xiaomi MIUI normale. Quindi dal punto di vista del software, a livello estetico ci sono queste leggere differenze. A livello di bug e di utilizzo quotidiano, devo dire che tutti e tre i dispositivi mi hanno permesso davvero di fruire comodamente di tutte le applicazioni e non ho trovato bug particolari, se non nell'app di Instagram, che con la modalità scura, soprattutto sull'M6 e sull'X6, mi dava alcuni problemi. Per il resto, ripeto, erano problemi legati probabilmente all'applicazione di Instagram, ma non ho riscontrato altre criticità. Ma andiamo ad analizzare un'altra differenza che appunto caratterizza questi dispositivi, che è proprio il processore, il SoC. Su questo Xiaomi Poco M6 Pro abbiamo un MediaTek MT6789, quindi un Helio G99 Ultra. Dovrebbe essere a 12 nanometri come processo produttivo. Qui abbiamo invece uno Snapdragon 7S Gen 2 e qui abbiamo un potentissimo MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Infatti ragazzi, se andiamo a confrontare anche i risultati dei benchmark, notiamo come
più o meno questi due dispositivi hanno dei risultati e quindi anche delle potenze comparabili, con 427.000 di punteggio totale per l'M6 Pro, 590.000 per l'X6, mentre il Poco X6 Pro con il suo appunto Dimensity 8300 Ultra ha un punteggio di più di 1 milione, che praticamente corrisponde al punteggio di uno Snapdragon 8 Gen 1, quindi un processore di 1 anno e mezzo fa, che era il top di gamma assoluto. Quindi davvero su questa fascia di prezzo questo dispositivo, questo Poco X6 Pro, davvero può dire la sua, non solo in ambito di CPU ma anche proprio in ambito di GPU, quindi questo può essere davvero un ottimo dispositivo per giocare. Vi faccio vedere subito anche le specifiche, le caratteristiche della memoria. Ripeto, tutti e tre i dispositivi hanno 512 GB di memoria, ma se l'M6 Pro e l'X6 hanno una memoria di tipo UFS 2.2, questo X6 Pro ha una memoria di tipo UFS 4.0, quindi quella più veloce presente nei dispositivi, tant'è che abbiamo delle velocità spaventose di lettura, 4100 MB, e di scrittura, 3600 MB al secondo. Ma ragazzi, nell'utilizzo quotidiano tutti e tre i dispositivi si comportano ottimamente. Considerate che anche il dispositivo meno performante dell'8 comunque ci permette di avere una velocità di caricamento delle applicazioni e di fruizione dei contenuti ottima, se consideriamo comunque il prezzo a cui questo dispositivo è proposto. Poi ripeto, il fatto di avere un display a 120 Hz con queste animazioni, comunque una memoria di tipo UFS 2.2 che permette comunque di mantenere delle buone velocità, permette a questo dispositivo di restituire comunque un'esperienza di utilizzo piacevole anche nel multitasking, perché abbiamo nella versione base ben 8 GB di RAM, che arrivano a 12 GB di RAM nella versione da 512 GB di spazio, e permettono di fare un ottimo multitasking. Anche qui l'esperienza è ottima, anzi più veloce rispetto ovviamente all'M6 Pro, e anche più piacevole per la presenza di un'interfaccia comunque un po' più curata e questo display più nitido rispetto all'M6 Pro. Qui ragazzi, davvero siamo di fronte a delle velocità e degli utilizzi da telefono top di gamma, davvero, anche mettendola alla frusta, anche nell'utilizzo di giochi, anche facendo appunto dei test comunque del throttling, abbiamo davvero degli ottimi risultati anche nella gestione termica. Quindi questo è un dispositivo che, per chi magari vuole sacrificare in parte il suo budget per quanto riguarda il comparto multimediale, il comparto fotografico, ma destinarlo totalmente alle prestazioni, davvero questo Poco X6 Pro può essere un'ottima alternativa. Parlando infatti proprio di comparto fotografico, come detto in precedenza, questi dispositivi condividono esattamente la stessa fotocamera, anzi lo stesso set di fotocamere. Infatti abbiamo una principale da 64 megapixel, una ultra grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro quasi inutile da 2 megapixel, insieme a una fotocamera frontale da 16 megapixel. Questa configurazione è condivisa tra tutti e tre i dispositivi. L'unica cosa che cambia è il processore e quindi ciò che va a elaborare le varie foto. Quindi anche a livello di risultati si può dire che questi risultati sono comparabili, ma grazie alla potenza superiore di Poco X6 e Poco X6 Pro abbiamo dei risultati leggermente migliori su questi due dispositivi, soprattutto sull'X6 Pro, e anche la possibilità di registrare video fino al 4K 30 fps per questi due dispositivi. Qui invece ci blocchiamo al 1080 60 fps. Finiamo questo confronto parlando anche del reparto multimediale e dell'audio. Tutti e tre i dispositivi hanno un audio stereo di ottima qualità, perché non solo hanno appunto la cassa inferiore, l'altoparlante superiore
ha questa feritoia, ma soprattutto ha questa feritoia in alto, e questo vale sia per l'M6 Pro che per gli altri due dispositivi. E davvero su questa fascia di prezzo, a livello di potenza ma anche di fedeltà audio, siamo davvero su un ottimo livello. Ma ricordo che il Poco X6 Pro è l'unico dei tre a non avere il jack audio. Concludiamo andando a comparare invece le batterie. Ripeto, se tutti e tre i dispositivi condividono un alimentatore da 67 watt, quindi si ricaricano praticamente in 45 minuti, anche dal punto di vista del consumo energetico, diciamo che sono dispositivi comparabili. Quindi abbiamo 5000 mAh per loro due, 5100 mAh per il Poco X6. Le prestazioni sono pressoché comparabili. Ovviamente se andiamo a fare un gioco più spinto con giochi AAA su questo Poco X6 Pro, la percentuale di batteria andrà a calare più velocemente rispetto agli altri, perché appunto proprio un'architettura del processore è diversa con frequenze più alte. Ma nell'utilizzo quotidiano sono dispositivi che vi permettono tranquillamente di arrivare a sera. Io personalmente riesco a fare circa 1 giorno e 3/4 di utilizzo, e nel momento del bisogno avete una ricarica a 67 watt che è davvero eccezionale. Tra l'altro è comunque presente una funzione ottimizzata di ricarica che va a studiare i comportamenti e il vostro utilizzo, per andare a ricaricare in modo appunto ottimizzato il vostro dispositivo senza andare a surriscaldare la batteria. Ma al tempo stesso nelle impostazioni è possibile andare ad accelerare la ricarica in quei momenti in cui avete la batteria scarica e lo schermo è spento. Quindi nel giro di un quarto d'ora praticamente riuscite a avere 1 giorno di utilizzo, che è una cosa ottima. Quindi ragazzi, concludiamo andando a vedere velocemente quelli che sono un po' i prezzi. Sono andato su Amazon a spulciare un attimo la situazione attuale e abbiamo un Poco M6 Pro proposto nella sua versione base, che è comunque una versione ottima. Ragazzi, abbiamo 8 GB di RAM che vanno più che bene per questo dispositivo e 256 GB di memoria. Con 229 euro ci portiamo a casa un telefono davvero completo, praticamente da tutti i punti di vista. E andando ad aggiungere praticamente 6 euro ci possiamo portare a casa in questo momento su Amazon la versione da 512 GB di memoria. Questa è la versione di un venditore esterno, ma comunque spedita da Amazon. Qui è venduto e spedito da Amazon, comunque un ottimo prezzo. Poco X6 8256 abbiamo 267 euro lo street price su Amazon, a fronte dei 299 euro del prezzo di listino ufficiale, e 329 euro qui abbiamo quindi già un'offerta per quanto riguarda la versione da 512 GB, e qui invece ci sono i prezzi per l'X6 Pro, quindi 297 euro e circa 360-380 euro per la versione con più memoria. Quindi ragazzi, sono davvero dei prezzi aggressivi. Questi telefoni sono stati studiati per fornire il miglior rapporto prestazioni-prezzo. Quindi ragazzi, detto questo, io vi lascio in descrizione i link aggiornati con tutti i prezzi e tutte le offerte migliori per questi tre dispositivi. Io spero che insomma questo video possa esservi stato utile, e non mi resta che ringraziarvi della visione e augurarvi un arrivederci al prossimo video.